Giovanni da Fiesole, al secolo Guido di Pietro, frate domenicano e pittore meglio noto con il nome di Beato Angelico, fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre del 1982. Ma già poco dopo la sua morte, avvenuta a Roma il 18 febbraio del 1455, Fra Giovanni era chiamato Fra Angelico o Beato Angelico per la sua profonda religiosità e per le sue doti di semplicità ed umiltà. Umiltà che egli vedeva personificata soprattutto nella figura di Maria, che più volte raffigurò con il titolo di Madonna dell'Umiltà. La sua più bella Madonna dell'Umiltà è a mio avviso quella nota con l'appellativo di Madonna Thyssen, poiché parte della collezione Thyssen di Madrid. Questa Madonna è però esposta in prestito permanente a Barcellona nel Museo Nazionale delle Arti di Catalogna. L'iconografia della Vergine dell'Umiltà iniziò a diffondersi già nel Trecento grazie agli ordini mendicanti. La Madonna era generalmente raffigurata, con in braccio il bambino in varie pose, seduta sul suolo, a volte circondata da erba o fiori, proprio a sottolineare la virtù dell'umiltà da lei incarnata. Lo star seduta sul suolo, quindi più vicina alla terra, era anche un modo per far sì che i fedeli sentissero la Vergine più reale e più vicina a sé. Evidente è la contrapposizione della iconografia della Madonna dell'Umiltà con quella più antica della Vergine Regina del Cielo, seduta in trono, della quale è fulgido esempio la Madonna Rucellai di Duccio da Buoninsegna. La Madonna dell'Umiltà di Beato Angelico, detta Madonna Thyssen, non è seduta direttamente a terra, ma in posizione leggermente rialzata, su un gradino e su un cuscino, del quale si scorgono appena le estremità con le due nappe. Ha in braccio il bambino Gesù, nella cui aureola, crocisignata, si legge Alfa e Omega, ovvero Io sono l'inizio e la fine di tutto. Nelle parti rosse del nimbo del bambino, che sono gli ideali bracci della croce, compaiono 3 cerchietti dorati, certamente allusivi alla Santissima Trinità, di cui il bambino, il figlio, è una delle 3 persone. Beatangelico pone di fronte ai nostri occhi una Madonna che è una vera donna, una giovane madre. Dietro l'ampio manto si vede nitidamente il suo corpo, con la particolare posizione delle sue gambe, piuttosto informale. Ma a risaltare è soprattutto la dolcezza del suo volto, con i delicati pomelli rosa, con il candido incarnato, segno di purezza virginale, di giovinezza e di innocenza. Innocenza, verginità e purezza rappresentate anche dal giglio che il bambino porge alla madre con la sua manina sinistra, mentre con la destra indica se stesso, a dirci che anche lui condivide le stesse virtù. Un giglio fiorito e 3 boccioli, forse anche in questo caso allusivi alla Santissima Trinità, compaiono nel vaso dorato che la Vergine sostiene con il suo braccio e la sua mano sinistra. Altri 3 fiori, precisamente 3 rose, di cui 2 rosse e una bianca, sono anch'esse iconograficamente riferibili sia alla madre che al figlio. Le rose, nelle loro varie colorazioni, sono universalmente associate alla Madonna, ma in Occidente furono utilizzate anche per evocare la bellezza perfetta della umanità di Cristo. Le rose rosse sono poi anche simbolo della sua passione, mentre la rosa gialla o bianca è utilizzata per evocare lo splendore del suo corpo glorificato e quindi la sua risurrezione. Fiori perciò che ci dicono anche del futuro di quel bambino, quel futuro che pure sua madre sarà chiamata a vivere. I fiori sono contenuti in un vaso dorato, che evoca un altro attributo della Vergine, definita vaso spirituale, cioè vaso che contiene tutti i doni dello Spirito Santo, che sta a dire donna piena di Spirito Santo, o per stare alle parole del Vangelo, donna piena di grazia. E proprio queste parole del Vangelo, pronunciate dall'angelo al momento dell'annunciazione, si possono leggere nella grande aureola di Maria, dove è scritto Ave Maria, grazia plena. Parole che pure compaiono all'ingrandimento, nitidamente scritte in oro nella bordatura del suo manto. Un manto che è una grande macchia azzurra che inevitabilmente attrae lo sguardo,
un azzurro intenso su cui brilla una stella dorata all'altezza della spalla destra. Un chiaro riferimento ad un altro degli attributi più diffusi di Maria, che è anche definita Maris Stella, cioè stella del mare o astro del mattino, e quindi faro per i naviganti, in sintesi luce di Dio. E tanta è la luce presente in questa tavola, non solo per la nitidezza dell'azzurro manto bordato in oro, ma anche e soprattutto per la profusione dell'oro tutt'intorno, un oro che richiama appunto la luce divina. D'oro sono le aureole, d'oro le bordature delle vesti della madre del bambino, d'oro lo sfondo, d'oro il drappo d'onore sostenuto dagli angeli. Un drappo che è quasi sempre presente anche nelle Madonne dell'Umiltà, quale allusione alla regalità della Madre di Dio. Il drappo d'onore, infatti, è un segno di regalità. In passato veniva disteso dietro la seduta di monarchi, principi o nobili di alto rango che dovevano presiedere cerimonie di vario genere. Dall'Alto Medioevo il drappo d'onore entra nell'iconografia della Madonna, proprio per sottolinearne la regalità, ed è frequente la sua presenza, anche in assenza del trono, nelle rappresentazioni della Madonna dell'Umiltà. Le splendide decorazioni dei drappi sono una costante nella pittura di Beato Angelico. In questo drappo double face, su un fondo scuro si stagliano fiori ad 8 petali, in cui sono iscritti un motivo ottagonale ed una croce. Una croce i cui bracci sono segnati dai 4 rombi dorati esterni al fiore e nella cui intersezione compare un punto rosso. Si tratta forse di un signaculum domini, ovvero di un modo per indicare le 5 piaghe di Cristo, un segno quindi che preannuncia la futura passione e morte del bambino. Passione non disgiunta però dalla sua resurrezione, evocata dal ripetersi del numero 8, simbolo dell'8° giorno, la domenica di resurrezione del Signore. Il numero 8 in posizione orizzontale è universalmente utilizzato per indicare l'infinito. Un 8 ribadito anche nella stella sul manto, che presenta 16 raggi, quindi 2 serie di 8 raggi. Sull'altro lato del drappo pure compare un motivo a croce, con un segno rosso al centro, ad indicare la più importante delle piaghe di Cristo crocifisso, quella del costato. Il drappo è sorretto da 3 angeli. D'altro canto, un altro attributo di Maria è quello di Regina degli Angeli, così che costante è la loro presenza nelle sue raffigurazioni. Qui ve ne sono 5, di cui 3 sostengono il drappo d'onore dietro di lei, mentre altri 2 sono seduti ai suoi piedi ad omaggiarla con la musica. Uno suona un piccolo organo ed un altro un liuto. Uno degli angeli che sorregge il drappo è in posizione sopraelevata rispetto agli altri. È vestito di rosso, ha anche le ali rossastre, ciascuna delle quali presenta un cerchio dorato. Si tratta certamente di un serafino, perché quella dei serafini è la schiera di angeli che è più vicina a Dio. Il nome di questi angeli viene dal verbo ebraico saraf, che significa ardere. I serafini quindi sono gli esseri ardenti che bruciano con il fuoco della carità, dell'amore divino, e perciò appaiono solitamente vestiti di rosso e con una fiammella sul capo, proprio come quello che vediamo qui. I serafini, insieme ai cherubini e ai troni, appartengono all'ordine più alto della gerarchia angelica e roteano in continua adorazione intorno al trono di Dio. L'angelo sulla destra, quello che sorregge il drappo, e i 2 angeli musici in basso dovrebbero appartenere alla schiera dei cherubini. I cherubini infatti sono solitamente vestiti di blu-azzurro intenso o a volte anche di rosso. Sono i secondi in grado dopo i serafini nella più alta delle gerarchie angeliche e forse non a caso Beato Angelico ha posto 2 cerchi su ciascuna ala di questi angeli. Seguono terzi in grado i troni. Qui ce n'è uno, l'angelo sulla sinistra, che sorregge il drappo e che veste una tunica celeste. Sulla sua ala si vedono 3 pallini. Tutti e 5 gli angeli, in quanto parte della schiera angelica più vicina a Dio, hanno fiammelle sul capo, segno dell'ardente carità di Dio, di cui essi più da vicino partecipano. Prima di concludere, vi invito a guardare per un attimo l'interno del manto della Madonna, con il suo colore verde, simbolo di speranza, perché lei è la madre della speranza.
e vi invito a tornare con lo sguardo su quella stella sul suo manto, che sta lì a ricordare che lei è la stella Maris, la stella polare, chiamata a guidare l'umanità navigante nel buio e nelle tempeste della vita.